Ciao a tutti e bentornati su questo canale e precisamente all'angolo della pizza. Oggi voglio fare una comparativa tra due forni. Sì, perché non tutti abbiamo la possibilità di spendere 500-600 euro in un forno F1, che è un ottimo forno ovviamente, ma che costa tanto, e non tutti abbiamo la possibilità di acquistare o di piazzare un forno Uni, sia quelli a gas che quelli a carbone o a legna, perché necessariamente, come dice la Uni, bisogna metterli, diciamo, all'esterno, a parte il fatto che comunque il prezzo si aggira intorno ai 300 euro anche là, quindi è comunque una spesa. Come fare allora per avere una pizza decente spendendo circa 100 euro? Con questo. Il mio bellissimo fornetto Ferrari che ho utilizzato tantissimo in passato. Il fornetto Ferrari è un forno chiaramente non professionale che fa delle pizze molto ma molto migliori rispetto al forno di casa, che non ce la fa. Giustamente una pizza Napoli viene abbastanza croccante, abbastanza biscottata, non certo soffice come la pizza Napoli tradizionale. Appunto col Ferrari invece avremo delle pizze degne di questo nome. Probabilmente dovremmo utilizzare qualche accortezza in più, però il gioco vale la candela perché il prezzo è molto inferiore rispetto a un F1 che andremo a utilizzare pure. Quindi la comparativa sarà tra l'F1 e il Ferrari. Vediamo cosa succede. Dunque io stamattina ho fatto un impasto classico per pizza Napoli utilizzando come proporzione generale 1 kg di farina Caputo Pizzeria, 630 g di acqua, 3 g di lievito di birra secco e 10 g di sale. Ho impastato sommariamente per 5 minuti tutti gli ingredienti insieme. Quando l'impasto si è ben compattato, era molto grezzo, l'ho lasciato sotto la ciotola a riposare mezz'oretta, una cosa del genere. Ho fatto 2-3 pieghe, dopodiché l'ho messo in un contenitore preoleato, l'ho chiuso e ho aspettato 2 ore. A quel punto ho proceduto allo staglio, ho formato i panielli da circa 280 grammi e li ho messi in questa cassetta a lievitare. Dicevo, ci sono delle accortezze da rispettare nel Ferrari. Quali sono queste accortezze? Innanzitutto la Ferrari dichiara che bisogna impostare la manopola della temperatura a 2,5, quasi 3. La seconda cosa da tenere in considerazione è questa. Mentre questa è una pietra refrattaria e sotto abbiamo una resistenza, questa è una resistenza viva. La resistenza, come vedete, è piccolina, per cui è meglio fare le pizze un poco più piccole in maniera tale che questa resistenza possa cuocere bene il cornicione. Perché capite bene, se facciamo una pizza grossa quanto la pietra, o più o meno così, il cornicione verrà fuori da questa resistenza e quindi non si cuocerà bene. Inoltre vi consiglio sempre, prima di infornare, quando lui arriva a temperatura e la spia si spegne, vi consiglio di aprire il forno per qualche secondo in maniera tale che questa resistenza si riaccenda. Appena vediamo che la resistenza si è accesa o che la spia qua si è accesa, inforniamo e chiudiamo. Queste sono le uniche, diciamo, accortezze che bisogna avere quando si usa il Ferrari. Però, di nuovo, diciamo, 100 euro rispetto a 300 o a 600, chiaramente il gioco può valere la candela. Una volta che il forno è arrivato alla temperatura giusta, ho misurato, siamo intorno ai 380 gradi. Adesso stendiamo i panielli. Come al solito mettiamo un po' di semola sul piano di lavoro, prendiamo un paniello e lo mettiamo sulla semola. Vedete com'è lievitato bene, e stendiamo al solito dal centro verso i bordi. Scoppiamo le bolle più grandi. Prepariamoci la pala, mettiamo
circa 2 cucchiai e un pizzichino di salsa. Questo è pomodoro pelato, schiacciato a mano con sale in una proporzione di 1 grammo per 400 grammi di pelati. Aggiungo la mozzarella fior di latte, che dovrebbe essere intorno agli 80 grammi. Dopodiché metto un filo d'olio e sposto sulla pala. A questo punto allarghiamo un altro po' senza rompere il cornicione. Così risistemiamo la mozzarella e andiamo a infornare. Dopo circa 30 secondi la giriamo. Potete utilizzare qualunque pala, Vedete, il cornicione sta gonfiando. Giocate con questa rotellina, con la rotellina della temperatura. Quando vedete che la luce si spegne e la pizza è dentro, aumentate un pochino in maniera tale che la luce si riaccenda e la resistenza di sopra si riscaldi. Ed ecco qua. È pronta. Chiaramente ci saranno delle zone un po' più bruciacchiate, delle zone un po' meno, perché la resistenza è quello che è, chiaramente. Adesso spegniamo e andiamo a provare questa. Aspetto un attimo che si raffredda e nel frattempo accendo l'F1. Io non c'ho basilico oggi, quindi metterò un po' di origano, che mi piace tanto, uguale. Andiamo a assaggiare. Allora, sotto perfettamente cotta, anche bella croccantella. Allora, il cornicione non mi sembra male per niente per un fornetto così. Sotto bella croccantella. Qua è bella soffice sul cornicione. Chiaramente dipende anche un po' da quanto fate voi il grosso il cornicione. Se lo fate più sottile è chiaro che verrà più croccante. Adesso proviamo ad assaggiare. L'odore è quello, È bella croccantella, è soffice dentro. Allora, è una pizza Napoli, chiaramente con qualche piccolo accorgimento in più, però è una pizza Napoli a tutti gli effetti. Io ne ho fatte decine nel Ferrari e sono venute sempre ottime. Andiamo a fare la pizza nell'F1, chiaramente avremo un risultato diverso. In questa pizza ho messo una mozzarella diversa perché mi era finita la fior di latte. Ok, e questo è il risultato con l'F1. Chiaramente è un risultato diverso. Aspetto un attimino che si raffredda e la tagliamo.
è ancora veramente calda. Prova assaggio. Allora, io devo essere sincero, ma veramente sincero. A me la pizza Napoli troppo morbida non mi fa impazzire. La pizza romana è troppo scrocchiarella, quella tonda. Mi piace una via di mezzo, morbida nel cornicione, però comunque con un po' più di croccantezza. Quindi, questa è la pizza, quella dell'F1 è la pizza, quella del Ferrari è la pizza fatta in casa. A me mi piace. Spero che vi sia piaciuto il video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi se volete, lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao, io magno.